Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Approfitto subito per farvi gli auguri di buon fine anno e buon inizio nuovo anno 2026. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire. Andiamo a scoprire come andrà la vostra settimana, le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questi topolini, portano un po' di fermento, però in senso un po' negativo, in pratica parliamo di stress, parliamo di tante troppe cose da fare, magari col rischio, di perdere energie, tempo e quindi, disperderle purtroppo per vari fastidi e varie motivazioni che, non dovrebbero preoccupare effettivamente, però magari ci sentiamo in tensione e in conflitto sia con noi stessi, con i vari impegni, forse anche nei confronti di qualcuno. Di sicuro con la carta principale vostra, quella del sentiero, ci fa capire che in qualche situazione dobbiamo, prendere una decisione importante sulla direzione da prendere, su, cosa portare avanti, magari pianificare, delle cose prima di procedere. E poi troviamo anche la luna. Magari molte cose fanno riferimento a, dei desideri, delle cose che volete realizzare, a volte sono anche dei nostri propositi. In realtà ci sta benissimo con questo periodo, ci avviciniamo alla fine dell'anno, ci si prepara in qualche modo, le porte del nuovo anno e quindi tanti propositi, tanti sogni, tanti, desideri. La luna è molto positiva sotto questo punto di vista, però dall'altro ci fa capire che non dobbiamo crearci illusioni e, infatti non dobbiamo fare attenzione perché andiamo a sovraccaricarci di tante, troppe cose da fare e poi non aver la possibilità. Quindi magari, scegliamo una cosa ben precisa, magari le cose più importanti in questo momento, così da poter trovare la strada giusta per noi. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, e quindi abbiamo gemelli, bilancia e acquario, e poi abbiamo un po' quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono nei vari ambiti. Partiamo dall'amore. Ambito amore, ovviamente amore e sentimenti, può riguardare sicuramente coppia single in senso lato, ma anche, rapporti e relazioni più importanti per voi. Alcune cose possono rispecchiarsi, ad esempio, nella famiglia, nelle amicizie, eccetera. Quindi questo, magari da quello che troveremo, riuscirete a intercettarle voi. Abbiamo l'orchidea, il giglio che ci parlano di una settimana che potrebbe essere per certi aspetti molto positiva, soprattutto riguardo, i nostri sentimenti e le nostre emozioni saranno molto, molto forti, infatti troviamo, passione, sensualità, cose che possono arricchire, migliorare, questo ambito per le coppie, per i single, magari una nuova attrazione, un coinvolgimento che però, attenzione, parte in un modo molto sereno, molto tranquillo, quindi o già c'è un'amicizia in corso che è pronta a svilupparsi diversamente, o addirittura potrebbe essere una nuova conoscenza che, magari appunto c'è già quel
semino che può portare a nuovi sviluppi. Quindi vediamo che per le relazioni più importanti e per le coppie, si prospetta una, settimana molto coinvolgente, molto importante, soprattutto per, sia, questioni strettamente personali vostre, soprattutto se avete anche degli obiettivi, delle cose da realizzare, mentre per, tutti gli altri abbiamo visto che le cose possono nascere o svilupparsi già da situazioni precedenti, comunque in modo diverso, pian pianino ci possono essere quegli indizi, quei segnali intorno a voi, da cogliere. Adesso procediamo e andiamo avanti per le questioni più pratiche, quelle del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta fortuna, molto, molto positiva. Abbiamo anche la carta riunione. Dico molto positiva perché in questi aspetti vuol dire un successo, un ottenimento, un cambiamento rapido che può essere determinante. Ecco, questo magari può riflettersi, particolarmente, diciamo, nelle vostre energie per farvi capire che ci sono delle cose in via di sviluppo e quindi dei cambiamenti, delle sorprese, delle cose che arrivano, a darvi nuova fiducia, nuova speranza, magari a risolvere dei problemi, oppure, utilizzare le vostre migliori, capacità proprio per riuscire a gestire qualsiasi cosa, qualsiasi circostanza. È ovvio che la carta, riunione fa capire che ci sono delle proposte, oppure magari se lavorate insieme ad altre persone o avete a che fare comunque con un gruppo, ci sono questi sviluppi, ci sono delle cose da valutare, soprattutto se riguarda delle idee, dei propositi, da mettere in moto e quindi poi da realizzare successivamente. Forse questo è il momento giusto, se avete delle idee, di proporle, di tirarle fuori, magari di valutare anche se è il caso, di, avviare nuove esperienze, nuove situazioni. Da quello che si vede nelle energie principali, questo è più un momento, per scegliere una direzione ben precisa di cose che avete già in corso e invece per le nuove situazioni effettivamente si devono valutare perché magari avete bisogno di chiarezza con voi stessi, dell'aiuto, del sostegno di qualcuno, magari per chi è in cerca di lavoro ci possono essere novità, riguardo proposte o nuovi colloqui da fare, cose che possono impensierire, questo sì, ma non è una carta, strettamente negativa. Il pensiero ci fa capire che abbiamo bisogno di meditare, di comprendere, anche di valutare eventuali, proposte e quindi di procedere in un certo modo, con prudenza, con pazienza, con attenzione. C'è la ripresa forse di un periodo, ovviamente, di pausa che è legato alle feste e quindi vedrete che già nel corso della settimana può esserci qualche stimolo, un qualcosa di interessante, un segnale intorno a voi che vi fa capire, che magari siete nel percorso giusto, che magari dovete avere solo un po' di pazienza e che le cose si andranno a sbloccare successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!